Buonasera a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi ho una storia davvero imbarazzante da raccontare. Mia, non crederai mai cosa mi è successo stamattina. Buonasera, bentornati cari ascoltatori, sono Mia e sono già curiosissima. Lucas, raccontami tutto, cosa ti è successo? Allora, stamattina avevo un appuntamento importantissimo alle 9. Era un colloquio di lavoro per una posizione che desidero tantissimo. Mi sono svegliato alle 7, ho fatto colazione tranquillamente e poi ho guardato l'orologio. E cosa è successo? Eri in ritardo? Peggio! L'orologio del mio telefono si era bloccato alle 7:10. In realtà erano già le 8:45. Mancavano solo 15 minuti all'appuntamento. Oh no! E ascoltatori, voi cosa avreste fatto in questa situazione? Scriveteci nei commenti. Lucas, cosa hai fatto? Sono corso fuori di casa come un pazzo. Ho preso la bicicletta perché pensavo fosse più veloce dell'autobus. Ma dopo 5 minuti la catena della bicicletta si è rotta. Che disastro! Ti immagino lì in mezzo alla strada con la bicicletta rotta. E poi? Ho chiamato subito un taxi. Quando il tassista è arrivato, gli ho detto: «Scusi, sono terribilmente in ritardo. Può portarmi in via Mazzini il più velocemente possibile?» Bene. Ascoltatori, avete sentito? Quando siamo in ritardo possiamo dire sono in ritardo oppure sono terribilmente in ritardo se la situazione è molto grave. Lucas, il taxi è stato veloce? Purtroppo no. C'era un traffico incredibile. Ogni minuto che passava, io guardavo l'orologio e diventavo sempre più nervoso. Ho mandato un messaggio alla segretaria dell'ufficio. Cosa le hai scritto esattamente? Le ho scritto: «Buongiorno, mi dispiace moltissimo, ma sono in ritardo a causa del traffico. Arrivo tra 10 minuti circa. È possibile spostare l'appuntamento di qualche minuto?» Perfetto! Questa è una frase molto utile, ascoltatori. Quando siamo in ritardo è importante avvisare le persone e scusarsi. E lei cosa ti ha risposto? Mi ha risposto dopo 3 minuti che mi sono sembrati 3 ore. Ha scritto: «Nessun problema, la aspettiamo. Il dottor Rossi può riceverla alle 9:20 invece che alle 9. Che sollievo! Quindi avevi 20 minuti in più? Esatto, ma il traffico era davvero terribile. Sono arrivato all'ufficio alle 9:18, quindi ero comunque in ritardo rispetto all'orario originale, ma in anticipo rispetto al nuovo orario. E ascoltatori, notate bene, Lucas è arrivato in anticipo rispetto al nuovo orario. Quando arriviamo prima dell'orario stabilito diciamo sono in anticipo. Quando arriviamo esattamente all'ora giusta diciamo sono puntuale o sono in orario. Giusto. Sono entrato nell'ufficio tutto sudato e ansioso. La segretaria mi ha guardato e mi ha detto: «Buongiorno, signor Lucas, si accomodi pure. Il dottor Rossi arriverà tra 5 minuti. Quindi anche lui era in ritardo. Sì, e quando è arrivato si è scusato dicendo: «Mi scuso per il ritardo. C'era un incidente sulla tangenziale e tutto il traffico era bloccato». Che coincidenza! Eravate tutti e due in ritardo per lo stesso motivo. E com'è andato il colloquio? È andato benissimo. Abbiamo anche scherzato sul fatto che entrambi eravamo arrivati in ritardo. Il dottor Rossi mi ha detto: «Sa, apprezzo molto che lei mi abbia avvisato del ritardo. Dimostra professionalità e rispetto». Che bella storia! Ascoltatori, avete capito quanto è importante avvisare quando siamo in ritardo? E voi, avete mai avuto un'esperienza simile? Raccontatecela nei commenti. Sì, per favore scriveteci. E Mia, anche tu hai mai avuto problemi con i ritardi? Oh, certo! La settimana scorsa avevo un appuntamento dal dentista alle 3 del pomeriggio.
Sono uscita di casa alle 2:30, pensando di avere tempo sufficiente. E invece? E invece ho dimenticato che era giovedì. Il giovedì c'è sempre il mercato nel centro della città e tutte le strade sono chiuse al traffico. Ho dovuto fare un giro lunghissimo. E sei arrivata in ritardo? Sì, sono arrivata con 20 minuti di ritardo. Appena sono entrata nello studio, ho detto alla segretaria: «Buonasera, mi scuso tantissimo per il ritardo. Ho completamente dimenticato che oggi c'è il mercato». E lei come ha reagito? È stata molto gentile. Mi ha detto: «Non si preoccupi, capita a tutti. Il dottore sta finendo con un altro paziente, quindi può aspettare qualche minuto qui in sala d'attesa». Ascoltatori, avete notato? Quando ci scusiamo per il ritardo, possiamo dire mi scuso per il ritardo oppure mi dispiace per il ritardo. Sono entrambe espressioni molto educate e appropriate. Esatto. E quando qualcuno ci dice che è in ritardo, possiamo rispondere: «Non ti preoccupare», oppure «Non c'è problema», oppure ancora «Nessun problema». Mia, ma secondo te quanto ritardo è accettabile in Italia? Ho sentito dire che gli italiani sono sempre in ritardo. Ah, questo è uno stereotipo. In realtà dipende molto dalla situazione e dal contesto. Per un appuntamento di lavoro o dal dottore è importante essere puntuali. E per le situazioni informali? Beh, per una cena con amici o per una festa, di solito c'è più flessibilità. Ma è sempre meglio avvisare se pensi di arrivare molto in ritardo, anche se è una situazione informale. Sono d'accordo. E ascoltatori, nel vostro paese come funziona? Siete molto rigorosi con gli orari oppure siete più flessibili? Ditecelo nei commenti, siamo curiosi di sapere le differenze culturali. Sì, scriveteci. E ora Lucas, dimmi una cosa, hai ottenuto il lavoro dopo quel colloquio? Non lo so ancora. Il dottor Rossi mi ha detto che mi avrebbe chiamato entro la fine della settimana, quindi sto aspettando con ansia la sua telefonata. Te lo auguro davvero, sarebbe fantastico. E ascoltatori, facciamo il tifo per Lucas. Scriveteci un messaggio di incoraggiamento nei commenti. Grazie mille, Mia, e grazie a tutti voi ascoltatori. Comunque, questa esperienza mi ha insegnato una lezione importante. Controllare sempre l'orologio 2 volte e partire sempre con un po' di anticipo. Ottimo consiglio. Io invece ho imparato a controllare sempre se ci sono eventi speciali in città prima di uscire. Il mercato del giovedì non lo dimenticherò mai più. Sai, Mia, pensavo che potremmo dare ai nostri ascoltatori alcune frasi utili da usare quando sono in ritardo. Cosa ne dici? Ottima idea. Allora, cominciamo con le scuse. Possiamo dire «scusa il ritardo» oppure «scusami per il ritardo» se parliamo con un amico o una persona che conosciamo bene. E se invece dobbiamo scusarci con qualcuno in modo più formale, come un capo o un professore? In quel caso diciamo «mi scuso per il ritardo» oppure «la prego di scusare il mio ritardo». Quest'ultima è molto formale e si usa in situazioni davvero importanti. Perfetto. E per spiegare il motivo del ritardo? Io ho detto sono in ritardo a causa del traffico. Quali altre ragioni possiamo dare? Ce ne sono tante. Possiamo dire sono in ritardo perché ho perso l'autobus, oppure sono in ritardo perché c'era la coda alla fermata dell'autobus, oppure sono in ritardo perché non ho sentito la sveglia. E ascoltatori, qual è la scusa più comune che usate voi quando siete in ritardo? Siamo sicuri che avete delle storie interessanti da raccontarci. Scriveteci. Sì, vogliamo proprio saperlo. E Lucas, c'è un'altra cosa importante. Cosa dire quando non siamo in ritardo, ma vogliamo confermare che arriveremo in orario? Ah sì, buon punto. Possiamo dire arrivo puntuale oppure sarò lì in orario oppure non preoccuparti, arrivo in tempo. Esatto. E se invece vogliamo dire che arriveremo prima dell'orario stabilito, possiamo dire penso di arrivare un po' in anticipo oppure probabilmente sarò lì 5 minuti prima.
Mia, hai mai avuto quella sensazione terribile quando ti svegli e pensi di essere in ritardo, ma poi scopri che hai ancora tempo? Oh sì, mi è successo proprio domenica scorsa. Mi sono svegliata di colpo pensando di aver dormito troppo. Ho guardato l'orologio in preda al panico e poi ho realizzato che era domenica e non dovevo andare da nessuna parte. Ah ah ah! Conosco quella sensazione. Il cuore che batte forte, l'adrenalina e poi... Niente. Era solo un brutto sogno. Esattamente. Ascoltatori, è successo anche a voi? Scriveteci le vostre esperienze più divertenti con gli orari e i ritardi. Sì, vogliamo ridere insieme a voi. E ora, Mia, parliamo di un'altra situazione. Cosa fare quando qualcun altro è in ritardo e noi stiamo aspettando? Ottima domanda. Quando aspettiamo qualcuno, possiamo mandare un messaggio gentile chiedendo «Tutto bene? Arrivi presto?» Oppure ci vediamo sempre alle 3, giusto? Sì, è importante essere gentili. Non possiamo sapere se la persona ha avuto un problema serio. Magari c'è stato un imprevisto. Assolutamente. E se scopriamo che la persona è in ritardo per un motivo serio, possiamo rispondere «Non ti preoccupare, prenditi il tempo che ti serve» oppure «Va bene, ti aspetto qui con calma». E ascoltatori, voi come reagite quando qualcuno arriva in ritardo? Siete pazienti oppure vi arrabbiate facilmente? Vogliamo sapere come gestite queste situazioni. Sì, ogni cultura ha modi diversi di vedere la puntualità. Per noi italiani dipende molto dal contesto, come dicevamo prima. Mia, c'è un'espressione italiana che adoro. Meglio un'ora prima che un minuto dopo. La conosci? Certo, significa che è sempre meglio arrivare in anticipo piuttosto che arrivare in ritardo, anche di un solo minuto. È un modo di dire che ci ricorda l'importanza della puntualità. Esatto! Mio nonno la diceva sempre quando ero piccolo. Lui era sempre il primo ad arrivare a qualsiasi appuntamento. Che carino! Anche mia nonna era così. Arrivava sempre con almeno mezz'ora di anticipo a tutto. Diceva, il rispetto per gli altri comincia con il rispetto del loro tempo. Che bella frase! È proprio vero. Quando rispettiamo gli orari, dimostriamo rispetto per le altre persone. Assolutamente. E ascoltatori, nel vostro paese ci sono proverbi o modi di dire sulla puntualità? Condivideteli con noi nei commenti. Sarebbe bellissimo imparare come culture diverse vedono questo tema. Ottima idea, Mia. Ora parliamo di un'altra cosa importante. Come comportarsi quando arriviamo in ritardo a una riunione o a una lezione che è già cominciata? Ah, questa è una situazione delicata. La cosa migliore è entrare silenziosamente, fare un piccolo cenno di scusa con la testa e sedersi nel posto più vicino senza disturbare troppo. Esatto. E dopo la riunione è educato avvicinarsi alla persona che stava parlando e dire «Mi scuso per il ritardo, ho avuto un imprevisto. Posso recuperare quello che mi sono perso». Perfetto! Questo dimostra che ci teniamo davvero e che vogliamo recuperare le informazioni perse. È un segno di professionalità. E ascoltatori, avete mai dovuto entrare in ritardo a una riunione importante? Come vi siete sentiti? Era imbarazzante? Raccontateci. Sì, vogliamo sentire le vostre storie. E Lucas, dimmi, qual è stato il tuo ritardo più memorabile nella vita? Oh, ce ne sono tanti, ma il più memorabile è stato sicuramente al mio primo appuntamento con la mia ex ragazza. Dovevamo incontrarci davanti al cinema alle 8 di sera. Oh no, dimmi che non sei arrivato in ritardo al primo appuntamento. Purtroppo sì. Sono arrivato con 40 minuti di ritardo. La povera ragazza mi ha aspettato lì davanti al cinema per tutto quel tempo. Ma cosa era successo? Avevo preparato tutto perfettamente. Ero uscito di casa un'ora prima per essere sicuro di arrivare in anticipo.
Ma poi, mentre camminavo verso la fermata dell'autobus, ho visto un cane piccolo che era scappato dal suo padrone. Oh, e hai inseguito il cane? Sì, non potevo lasciarlo scappare in mezzo al traffico. L'ho seguito per 20 minuti finché non sono riuscito a prenderlo. Poi ho dovuto trovare il padrone che lo stava cercando disperatamente. Che storia incredibile! E la ragazza? Ti ha creduto quando glielo hai raccontato? All'inizio era davvero arrabbiata, ma quando le ho mostrato le foto del cane che avevo fatto con il telefono, si è commossa ed è scoppiata a ridere. Ah ah ah! Che bella storia! Ascoltatori, anche voi avete ritardi con storie interessanti dietro? Vogliamo proprio sentirle. Scriveteci nei commenti. Per favore, sì, adoriamo leggere i vostri commenti. E Mia, tu invece, qual è il tuo ritardo più memorabile? Il mio? Oh, è stata una situazione davvero imbarazzante. Dovevo andare a un matrimonio di una mia cara amica. La cerimonia era alle 4 del pomeriggio. E cosa è successo? Avevo preparato tutto la sera prima, il vestito, le scarpe, il regalo. La mattina del matrimonio mi sono svegliata tranquilla, ho fatto colazione con calma e poi ho pensato, vado a farmi i capelli dal parrucchiere prima del matrimonio. Finora tutto normale. Sì, ma ecco il problema. Sono andata dal parrucchiere alle 11. Lui mi ha detto che ci volevano 2 ore. Ho pensato, perfetto, finisco all'1, torno a casa, mi vesto e alle 3 sono pronta. E invece? E invece il parrucchiere ha avuto un'emergenza con un'altra cliente. Un colore che non era venuto bene e doveva sistemarlo subito. Così sono rimasta lì ad aspettare. Alla fine ha cominciato a lavorare sui miei capelli alle 12:30 invece che alle 11. Oh no! E quindi? Quindi ho finito alle 2:30. Alle 2:30. Sono corsa a casa come una pazza. Mi sono vestita in 5 minuti e sono arrivata alla chiesa alle 3:20. La cerimonia era cominciata da 20 minuti prima. Che stress! E sei riuscita a entrare? Sì, ma la chiesa era piena e le porte erano chiuse. Ho dovuto aspettare fuori finché non hanno aperto le porte alla fine della cerimonia. È stato così imbarazzante. E la cosa peggiore è che la sposa mi ha visto fuori e ha capito che ero arrivata in ritardo. Mi sono scusata tantissimo dopo. E lei come l'ha presa? Per fortuna è una persona molto comprensiva. Ha riso e mi ha detto: almeno sei arrivata per il ricevimento. È quello che conta. Ma mi sono sentita malissimo per tutto il giorno. Ascoltatori, anche voi avete mai perso un momento importante di un evento perché siete arrivati in ritardo? Scriveteci, vogliamo sapere che non siamo gli unici con queste disavventure. Ah, ah, ah. È vero. Quando raccontiamo queste storie dopo riusciamo sempre a riderne, ma sul momento è davvero stressante. Assolutamente. Mia, secondo te, qual è il segreto per essere sempre puntuali? Bella domanda. Io penso che ci siano diversi trucchi. Il primo è pianificare sempre con un margine di tempo extra. Se pensi che ci vogliano 20 minuti per arrivare, calcola 30 minuti. Ottimo consiglio. Io invece cerco sempre di preparare tutto la sera prima, i vestiti, la borsa, le chiavi, così la mattina non devo perdere tempo a cercare le cose. Anche questo è molto utile. E un altro trucco è impostare gli orologi e le sveglie 5 minuti avanti. Così anche se pensi di essere in orario, in realtà hai 5 minuti in più. Ah, mia madre fa esattamente questo. Tutti gli orologi di casa sua sono avanti di 10 minuti. Dice che è l'unico modo per farmi arrivare puntuale quando vado a trovarla. Ah, ah, ah. Tua madre ti conosce bene. E ascoltatori, quali sono i vostri trucchi per essere puntuali? Condividete i vostri segreti con noi. Sì, per favore. Abbiamo bisogno di tutti i consigli possibili. E Mia, parliamo anche delle scuse più strane che hai sentito per giustificare un ritardo. Oh, ne ho sentite di tutti i colori. Una volta un mio collega è arrivato in ritardo dicendo che aveva visto un UFO e si era fermato a guardarlo. Un UFO? Ah. E voi al lavoro ci avete creduto?
Ovviamente no. Tutti abbiamo riso tantissimo. La verità era che aveva dormito troppo, ma non voleva ammetterlo. Che divertente! Io invece ho sentito un amico dire che era in ritardo perché doveva salvare una vecchietta che aveva perso il suo gatto su un albero. Era vero? No! Aveva semplicemente perso l'autobus e non voleva sembrare poco organizzato. Ma la scusa era talmente assurda che abbiamo capito subito che non era vera. Ascoltatori, qual è la scusa più creativa o più strana che avete sentito o che avete usato voi per giustificare un ritardo? Vogliamo ridere insieme a voi. Scriveteci. Sì, siamo sicuri che avete delle storie fantastiche. E ricordate, è sempre meglio dire la verità e scusarsi sinceramente piuttosto che inventare scuse strane. Esattamente. L'onestà è sempre la scelta migliore. Se siamo in ritardo, diciamo semplicemente mi dispiace, sono in ritardo e poi spieghiamo brevemente il motivo reale. Hai ragione, Mia. E ora facciamo un piccolo riassunto per i nostri ascoltatori, così possono ricordare tutte le frasi utili che abbiamo imparato oggi? Ottima idea. Allora, per scusarsi in modo informale possiamo dire scusa il ritardo oppure scusami per il ritardo. E per scusarsi in modo formale, mi scuso per il ritardo, oppure la prego di scusare il mio ritardo. Per spiegare il motivo usiamo sono in ritardo a causa di oppure sono in ritardo perché. E se vogliamo avvisare in anticipo che saremo in ritardo, possiamo scrivere o dire mi dispiace ma sono in ritardo. Arrivo tra 10 minuti circa. Perfetto. E quando qualcuno ci dice che è in ritardo, possiamo rispondere non ti preoccupare, oppure non c'è problema, oppure nessun problema. E non dimentichiamo, quando arriviamo prima dell'orario, diciamo sono in anticipo. Quando arriviamo all'ora esatta, diciamo sono puntuale o sono in orario. Esatto. Ascoltatori, spero che queste frasi vi siano utili nella vostra vita quotidiana in Italia o quando parlate italiano. E ricordate, la puntualità è importante, ma a volte capitano imprevisti. L'importante è comunicare, scusarsi sinceramente e imparare dall'esperienza. Bene, Lucas, prima di salutare i nostri cari ascoltatori voglio sapere, hai novità sul lavoro? Il dottor Rossi ti ha chiamato? Non ancora. Ma sono fiducioso. Penso che il fatto che abbiamo condiviso quella esperienza del ritardo ci abbia fatto connettere in modo speciale. Incrociamo le dita! Te lo auguro davvero. E ascoltatori, incrociate le dita anche voi per Lucas. E se avete consigli per un colloquio di lavoro, scriveteli nei commenti. Grazie mille a tutti. E ora, Mia, dobbiamo salutare i nostri meravigliosi ascoltatori. Certo. Cari ascoltatori, grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Wow Podcast Italian. Ricordate di lasciare un commento con le vostre esperienze sui ritardi. Sì, vogliamo proprio leggere le vostre storie. E se questo episodio vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo con i vostri amici che stanno imparando l'italiano. E non dimenticate di iscrivervi al canale Wow Podcast Italian per non perdere i prossimi episodi. Abbiamo tante altre conversazioni interessanti in programma. Esatto, e continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno. Anche solo 10 minuti al giorno fanno la differenza. Bene Lucas, è ora di salutare. Buonasera a tutti e a presto. Buonasera, ascoltatori. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao. Ah, aspetta Lucas, prima di finire davvero. Mi è venuta in mente un'altra cosa importante da condividere con i nostri ascoltatori. Dimmi, Mia, cosa ti è venuto in mente? Volevo parlare di come gestire i ritardi quando viaggiamo. Sai, quando prendiamo treni, aerei o autobus. È una situazione che capita spesso. Ottima idea. Io ho avuto un'esperienza terribile con un treno la settimana scorsa. Dovevo andare a Milano per un incontro importante. Cosa ti è successo? Il treno
aveva un ritardo di 45 minuti. E la cosa peggiore è che l'ho scoperto solo quando ero già alla stazione, aspettando sul binario. Che fastidio! E come hai gestito la situazione? Ho subito chiamato la persona con cui avevo l'appuntamento e le ho detto: «Buongiorno, la chiamo per avvisarla che il mio treno ha un ritardo di 45 minuti. Purtroppo arriverò molto più tardi del previsto». E lei come ha risposto? È stata molto comprensiva. Mi ha detto: «Non si preoccupi, queste cose capitano con i treni. Ci vediamo quando arriva. Prenda pure il suo tempo». Che fortuna che era una persona così gentile. Ascoltatori, quando i mezzi di trasporto sono in ritardo, possiamo dire il treno ha un ritardo, oppure l'autobus è in ritardo, oppure il volo è stato cancellato. Esatto. E un'altra frase utile è: «A causa del ritardo del treno arriverò più tardi». Questa spiega chiaramente che non è colpa nostra. Bravissimo. E Lucas, sai cosa mi è successo il mese scorso? Dovevo prendere un aereo per andare a trovare mia sorella che vive in Spagna. E l'aereo era in ritardo? Peggio, il volo è stato cancellato all'ultimo minuto. Ero già in aeroporto, avevo già fatto il check-in e poi ho visto sul tabellone volo cancellato. Oh no! E cosa hai fatto? Sono andata subito al banco informazioni e ho chiesto: «Scusi, il mio volo è stato cancellato. Quando parte il prossimo volo per Barcellona?» E c'era un altro volo disponibile? Sì, ma partiva il giorno dopo. Ho dovuto chiamare mia sorella e dirle: «Mi dispiace tantissimo, ma il mio volo è stato cancellato. Arriverò domani invece di oggi». Che situazione stressante! E tua sorella come l'ha presa? Lei è stata fantastica. Mi ha detto: «Non importa, l'importante è che arrivi sana e salva. Ti aspetto domani con pazienza. Ci vediamo». E ho dovuto trovare un hotel vicino all'aeroporto per quella notte. È stata un'avventura che non dimenticherò mai. Ascoltatori, avete mai perso un volo o un treno importante? Come avete gestito la situazione? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti. Sì, siamo curiosi di sapere le vostre storie di viaggio. E Lucas, c'è un'altra cosa che volevo menzionare: i ritardi al lavoro. Ah sì, questo è un tema delicato. Come comportarsi quando si arriva in ritardo al lavoro? Esattamente. La cosa più importante è avvisare sempre il prima possibile. Se capiamo che saremo in ritardo, dobbiamo chiamare o mandare un messaggio subito. Possiamo dire: «Buongiorno, la chiamo per avvisarla che oggi arriverò in ritardo di circa 20 minuti a causa di un imprevisto». Oppure: «Mi scuso, ma stamattina arriverò più tardi del solito». Perfetto. E quando arriviamo in ufficio è importante scusarsi di persona con il capo o con i colleghi. Possiamo dire: «Scusate il ritardo di stamattina, c'era un problema con i trasporti». E ascoltatori, nel vostro lavoro come funziona? Siete flessibili con gli orari oppure dovete essere molto puntuali? Raccontateci come funziona nel vostro paese. Sì, ogni paese e ogni azienda ha regole diverse. In Italia alcune aziende sono molto rigide con gli orari, altre sono più flessibili. Mia, volevo anche parlare di una cosa positiva. Cosa fare quando non siamo in ritardo e vogliamo comunicarlo? Ottima idea! A volte è utile confermare che stiamo arrivando in orario, soprattutto se l'altra persona potrebbe essere preoccupata. Esatto. Possiamo mandare un messaggio dicendo: «Sto arrivando, sono puntuale» oppure «Tutto bene, sarò lì tra 5 minuti come previsto». Oppure: «Non preoccuparti, sono già in viaggio e arrivo in orario». Questo rassicura l'altra persona. E se arriviamo addirittura in anticipo, possiamo scrivere: «Sono già qui con qualche minuto di anticipo. Ti aspetto con calma». Perfetto! Ascoltatori, voi preferite arrivare in anticipo, puntuali oppure con qualche minuto di ritardo? Scriveteci la vostra preferenza nei commenti. Sì, vogliamo sapere che tipo di persone siete. Io personalmente preferisco arrivare sempre con 5 o 10 minuti di anticipo.
Mi fa sentire più tranquillo. Io invece cerco di essere esattamente puntuale, non troppo in anticipo, non in ritardo, giusto al momento giusto. Ah. Ognuno ha il suo stile. E ascoltatori, c'è un ultimo consiglio che voglio darvi. Se qualcuno è sempre in ritardo con voi, potete dirgli in modo gentile ma diretto. Come per esempio? Possiamo dire: sai, mi piacerebbe se potessimo essere più puntuali ai nostri appuntamenti. Per me il tempo è importante. Oppure, la prossima volta, possiamo accordarci per un orario che funziona bene per entrambi? Ottimi esempi. È importante comunicare in modo onesto ma rispettoso. Nessuno dovrebbe sentirsi sempre in ansia perché aspetta qualcuno che è sempre in ritardo. Esattamente. La puntualità è anche una forma di rispetto reciproco. Quando rispettiamo gli orari, dimostriamo che il tempo dell'altra persona è prezioso per noi. Che bella conclusione, Lucas! E ascoltatori, se qualcuno è sempre in ritardo con voi, come gestite la situazione? Siete diretti oppure lasciate correre? Ditecelo. Bene, Mia, adesso sì che abbiamo davvero coperto tutto sul tema dei ritardi, dai viaggi al lavoro, dagli appuntamenti formali a quelli informali. Sì, spero che i nostri ascoltatori abbiano imparato tante frasi utili oggi. E ricordate, cari ascoltatori, praticare l'italiano ogni giorno è la chiave del successo. Assolutamente. Anche ascoltare questi podcast mentre fate altre cose è un ottimo modo per migliorare. L'importante è essere costanti. E se avete domande o volete che parliamo di un tema specifico nel prossimo episodio, scrivetelo nei commenti. Leggiamo sempre tutto con grande attenzione. Sì, i vostri commenti ci aiutano a creare contenuti sempre migliori per voi. Quindi non siate timidi, scriveteci tutto quello che volete. Bene Lucas, ora davvero è arrivato il momento di salutare i nostri meravigliosi ascoltatori. È stato un episodio lungo ma pieno di contenuti utili. Hai ragione, Mia. Grazie infinite a tutti per la vostra pazienza e la vostra attenzione. Siete fantastici! Continuate a seguirci su Wow Podcast Italian per altri episodi interessanti. Vi aspettiamo presto con nuove conversazioni. E ricordate, non importa se ogni tanto arrivate in ritardo nella vita, l'importante è scusarsi, imparare e cercare di fare meglio la prossima volta.